Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Attiva i sottotitoli in basso a destra. Come vedete dal titolo di questo video, oggi prepariamo un aperitivo a casa insieme, però prima di fare ciò voglio raccontarvi la storia della tradizione dell'aperitivo italiano, perché penso che sia molto interessante ed è sempre bello andare a ritroso nel tempo e andare a scoprire come nascono queste tradizioni che sono preponderanti e molto presenti nella vita quotidiana di praticamente qualsiasi italiano. Quando si parla di aperitivo, nessuno si tira indietro. E quindi è per questo motivo che voglio parlare di questo argomento oggi, perché è una parte culturale molto importante, secondo me. Allora, voi penserete che il luogo di nascita della tradizione dell'aperitivo sia Milano per via del Campari, oppure Venezia o Padova per via dello Spritz. In realtà il luogo di origine della tradizione dell'aperitivo è Torino, perché dobbiamo andare indietro nel tempo, dobbiamo fare un salto di qualche secolo, giusto un paio di secoli, e andare al 1786 a Torino, quando Antonio Benedetto Carpano, nella sua bottega di vini e liquori, proprio al centro di Torino, mise a punto una miscela di vino moscato, erbe e spezie, che dà vita al vermouth. Quindi nel 1786 Antonio Benedetto Carpano crea il vermouth. Quindi la storia dell'aperitivo italiano nasce in questo momento, nel momento in cui Carpano crea una bevanda che sarà poi consumata all'ora dell'aperitivo, a quel tempo all'ora del vermouth. Sappiamo che si usava l'espressione ora del vermouth grazie a delle testimonianze scritte, come ad esempio il romanzo Torino 1880, in cui Edmondo De Amicis scrive: Torino all'ora del vermouth e le botteghe dei liquoristi s'affollano. La sua bottega diventa un luogo di incontro per tutta la città. Quando dico che questa bevanda era apprezzata da tutti, intendo da tutti, addirittura dal re, che decise di far diventare il vermouth aperitivo ufficiale di Casa Savoia. E tutti frequentavano la bottega di Carpano, dalla persona comune a, per esempio, personaggi come Camillo Benso e Giuseppe Verdi, come testimoniano anche questi manifesti pubblicitari del vermouth Carpano dell'epoca. Quindi è nella bottega di Carpano che il consumo della bevanda e lo stare insieme dà vita a questo momento sociale dell'aperitivo. Quindi è importante sottolineare il fatto che si trattava e si tratta tuttora di un momento sociale. Se voi andate a Torino, è ancora possibile andare a quella che un tempo era la bottega di Carpano, adesso il nome è diverso, si chiama Caffè Elena, e quando sono andata a Torino qualche anno fa sono voluta andare a fare l'aperitivo lì. E c'è anche un vlog di questo, se cercate nella playlist dei vlog. Ed è stata un'esperienza veramente meravigliosa, è stato come fare un tuffo nel passato, perché gli arredi di questo caffè, di questo bar, di questa bottega sono ancora gli stessi originali degli inizi del 1900, quindi fine 800, inizi 900, quando la bottega era nelle mani del figlio di Carpano. Quindi ovviamente nel tempo e negli anni la gestione è passata al figlio e la bottega si è ampliata, fondarono una fabbrica per appunto stare al passo con la richiesta da parte dei clienti. Sul mio Instagram c'è anche una foto molto bella che è questa. Sono io che sorseggio un aperitivo nel luogo dove nasce la tradizione dell'aperitivo italiano.
Quello è stato un momento in cui le stelle nel cielo si sono allineate per me. Ovviamente il successo del vermouth arriva anche in altre parti d'Italia e quindi poi negli anni successivi, nel corso dell'Ottocento, altre persone si danno da fare per ampliare la lista degli aperitivi da gustare prima di cena. Oltre a Carpano, alcuni nomi da ricordare nel corso dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento sono Ramazzotti, Martini, Campari, Cinzano, Gancia, Cocchi. Tutti questi nomi dovrebbero farvi pensare a delle bevande molto molto famose oggi. Per la nascita dell'Aperol e dello Spritz, e quindi dell'Aperol Spritz come lo conosciamo oggi, bisognerà aspettare gli anni 20 del 1900. Nasce appunto nel 1919, quando viene fondata la casa Aperol a Padova. Se menzioniamo l'Aperol, dobbiamo per forza di cose menzionare anche il Select, che nasce a Venezia un anno dopo, nel 1920, con cui si fa lo spritz veneziano. Se l'argomento vi interessa e volete approfondirlo, vi consiglio di leggere questo libro, Il Vermouth di Torino, scritto da Fulvio Piccinino, un grande esperto del settore. Adesso siamo pronti per preparare il nostro aperitivo a casa. Oggi farò un aperitivo che si chiama Milano-Torino e che vede protagonisti il vermouth e il Campari. È per questo motivo che si chiama Milano-Torino, proprio per celebrare il connubio tra questi due ingredienti, quindi il vermouth di Torino e il bitter Campari di Milano. Se voi andate sul mio profilo Instagram troverete una serie di brevi video proprio sull'aperitivo a casa, quindi ho fatto lo spritz Campari, ho fatto lo spritz Aperol, lo spritz Select, ho fatto il vermuttino, ho fatto il Negroni sbagliato, potrete vederli sul mio profilo Instagram. Oggi facciamo un aperitivo che si chiama Milano-Torino. Questo aperitivo è davvero molto semplice perché ci sono solamente questi due ingredienti insieme al ghiaccio. Prendiamo un bicchiere basso e versiamo in parti uguali il Campari e il vermouth. Siccome dobbiamo controllare le dosi, il ghiaccio lo aggiungiamo dopo. Io faccio ad occhio, però se voi volete aiutarvi con qualcosa potete aiutarvi con delle tazzine o con un misurino. A questo punto aggiungiamo il ghiaccio. Prendiamo la nostra solita cannuccia di metallo e giriamo delicatamente. Il nostro aperitivo Milano-Torino è pronto. La cosa divertente è che se a questo aggiungete la soda otterrete un americano. Il nostro aperitivo a casa è pronto. Ovviamente poi potete sbizzarrirvi con le cosine da mangiare. Vi faccio vedere. Qui ho taralli pugliesi, grissini piemontesi. Prendo anche qualche oliva. Queste sono le olive di Cerignola. Cerignola si trova in Puglia. Vedete come sono grandi queste olive? Spero che vi sia piaciuto vedere come preparo l'aperitivo a casa. So che in questo momento possiamo in qualche modo cercare di tirarci su, anche se dobbiamo stare a casa più tempo del solito, no? Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete mai provato a fare un aperitivo a casa e qual è il vostro aperitivo italiano preferito. Sono curiosa di saperlo. Il mio preferito è lo Spritz Select. Però anche il vermuttino mi piace molto, devo dire. Allora, io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!